No, 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 aspetta, fa vedere. Ma senti tu che... No, nel parlato non te ne accorgi, ma se fai una cosa un po' più spinta, vai verso l'alto, tu cosa stai sentendo? Il compressore? Sì, il compressore. Allora, perché... Vedi che sta lavorando molto. Si vede lì, si vede lì. Lavora molto e resta su parecchio, invece deve restarci solo a determinate condizioni. Ora, se fai una cosa abbastanza spinta, rischi che resti lassù. Se resti lassù, continui a comprimere come un deficiente. Quindi posso abbassare l'uso del compressore, oppure no, posso anche lasciarlo così, non è un problema. No, dunque, ho fatto dei test, ho usato delle Philips, ho usato delle... cioè, queste qua sono delle Telefunken, belle, belle Telefunken queste qua, e con dei valori ancora molto, molto buoni, cioè praticamente sono quasi pari al nuovo, ma sono belle vecchie. E la differenza che passa tra le Mullard, le Telefunken e le Philips sta nel fatto che le Telefunken sono molto gentili, terribilmente gentili. E ho scoperto che c'è una cosa che normalmente si fa ed è il match di due tipi differenti di valvole. Sappi che io non sono un esperto, sto solo smanettando e con questa macchina in modo particolare. Quindi ho provato la Telefunken sullo stadio, le Telefunken, perché ce ne sono due, sullo stadio di preamplificazione e sullo stadio di compressione, scoprendo che sullo stadio di preamplificazione la Telefunken era piuttosto bassa, ma anche l'originale, quella che poi c'era dentro quando l'ho riaperto, della Philips, AEA Philips, e non era altissimo il segnale, ma può darsi che ci fosse anche una sorta di, come dire, incompatibilità. Nel video che ho fatto in precedenza, quando ho provato il TLM 102, a un certo punto è entrato del fruscio, un ronzio alto sul kilohertz e mezzo, una cosa di questo genere. Quel ronzio è un ronzio dato dallo stadio di preamplificazione di questo hardware. E che cosa, come faccio a uscirne? E ho provato diverse valvole e alla fine sono arrivato a mettere la Mullard sullo stadio di preamplificazione. Quello che stai sentendo è il rumore suo, eh? Cioè il rumore di fondo è andato praticamente a zero e ho usato invece la Telefunken, una delle due Telefunken, nello stadio di compressione. Perché? Perché questo è un VCA e questo VCA praticamente è già violento per i fatti suoi. Se alla fine di questo VCA ci metto anche una valvola molto violenta o addirittura molto scura o insomma che ci dà dentro nella parte finale, può darsi che esalti ulteriormente il lavoro di un compressore che già è forte di suo, quindi non ha bisogno di essere per la voce parlo naturalmente, che su altri strumenti magari funziona molto meglio, potrebbe essere un po' forte. E inoltre la Mullard nello stadio di preamplificazione con un microfono abbastanza chiaro come l'U87, insomma, offre un bel equilibrio. Se ci mettessi addirittura, può darsi, ma questo non lo so, bisognerebbe provarlo questo qua. Questo è un microfono molto light, è il Lewitt LCT 440 Pure, probabilmente molto, molto poco adatto a questa cosa secondo me, però non l'ho mai provato, quindi perché non nasce su hardware di questo genere pensato per quello, nasce per roba nuova. Possiamo fare una prova, cosa dici se noi ci mettiamo il Lewitt? Perché questo è un microfono molto chiaro, molto leggero, bello e silenzioso, però voglio vedere se qua sopra ronza, perché questo non ronza affatto. Non perché ci sia il trasformatore, perché il trasformatore isola, sì, ma sono i rumori del cavo e quella roba lì. Qui è proprio una cosa che riguarda lo stadio di preamplificazione dell'hardware che sto usando, del DBX, che ha delle, diciamo, deve essere compatibile con l'hardware che poi gli vai a montare dentro. Quindi se cambi le valvole, cambiano anche certi rapporti. Infatti, in uno dei video precedenti, quello in cui ti ho fatto tutta la palla sul
mestiere del voice over, ho usato questo e c'era una leggera distorsione data dal fatto che per arrivare al livello dovevo alzare un po' di più il gain, e poi sotto si nota appena perché l'ho tenuto molto pulito, però c'è un leggero che è una cosa tipica dell'alta frequenza nella parte delle valvole. Cambiando la valvola, quindi passando da una Philips prima a una Telefunken, che faceva un sacco di rumore, non perché la valvola fosse rotta, ma perché proprio è basso come segnale, e mettendoci la Mullard è tutto sparito, cioè non c'è più rumore, l'hardware è veramente di ottimo livello. Ora voglio fare questa prova con il Hewitt perché questo equilibrio tra Telefunken alla fine, Mullard all'inizio, crea un suono molto corposo, lo senti che è pieno, basso, c'è tanta di quella roba, già ho la voce bassa io, se poi ci metto anche una cosa così, però voglio sentire, stacco, Lasciamo che si accenda. Orca miseria, cioè rumore di fondo zero, si è un po' abbassato il livello, cioè il gain è più basso effettivamente in questa valvola. Però il Hewitt qui fa una figura porca. No, dai, vabbè, questo è un microfono che avevo deciso che quasi non usavo più proprio perché non gli trovavo una giusta collocazione, ma senti come suona. Cioè, su questo... pronto, prova, sì. No, dai, il 440 Pure, allora gli devo montare il suo coso adesso, il suo sostegno, che è questo qui, che è fatto anche abbastanza bene, non è niente male. C'è un antipop inutile in questo, è molto più bello in quelli più costosi perché è più largo. Qui non è niente male. Dove l'ho messo? L'ho spostato da qualche parte e me lo sono perso. Sì, mi sono perso ma non era questo. O era questo? No, ma sei scemo proprio, perché la Hewitt ha fatto, vedi questa roba qua, che è carino, tutto in plastica, ma molto bello. Se gli metti quello, il microfono sta davanti, fa una figura... Ma dai, ma questo suona veramente bene adesso. Cazzo, che bell'equilibrio di valvole che ho trovato. Mi piace sta cosa. Dici, ma hai una Apollo e usi sta roba? Sì, perché si imparano delle cose. Cambi le valvole, devi stare attento perché sono i piedini, sono nel vetro. Se il vetro crepa, rischi che poi cominci a entrare aria e dopo la valvola termoionica fa ciao con la manina, hai capito? No, ci faccio un podcast, lo faccio subito, pronto prova, così lo sento e mi rendo conto di come suona. Perché ho provato il TLM con la Mullard inizio fine, ma alla fine non mi è piaciuto molto. L'ho pubblicato lo stesso, ma risentendolo non mi ha soddisfatto. Ho provato il TLM 103, sì, carino, bello, però non lo so, c'era troppa roba. Questo qui è un microfono abbastanza sottile, leggero, che va benissimo per la voce, però senti quanto calore ha assunto all'interno di questo preamplificatore con la Mullard e la Telefunken alla fine. Telefunken, questa qua me l'ha mandato un ragazzo che colleziona valvole e non se ne ha per niente approfittato. Dice, ma saranno false? No, queste si vede, c'è tutta la roba. O comunque, se sono false suonano bene. Il 440 Pure, ho trovato un posto per il 440 Pure, non ci posso credere. Ciao 440, quanto tempo è che non ti uso? Sì, non mi piacevi tantissimo, non so perché, però adesso comincio ad amarti di più. Questo antipop ha una particolare, cioè non funziona bene come antipop, non è realmente inutile, ma funziona bene come cattura sputacchi, così non vanno direttamente alla capsula e non te la corrodono. È importante anche questo. Bello, mi è piaciuto. Adesso facciamo delle cose serie. La voce tra aspettativa e vulnerabilità. La metafisica dell'aspettativa vocale. Maggio 2025. In tempi di AI, di robot e fantascienza, di macchine che parlano meglio di tanti umani, sarebbe giusto ampliare la nostra visione della voce umana per collocarla nel luogo cui appartiene, l'animo umano, e magari farne una religione. Creare una setta di adepti, disposti a donare l'anima per entrare nelle grazie degli dei. Noi, guarda che, anche se fossimo un dio minore, saremmo comunque nell'Olimpo, il che ci porterebbe, diciamo, una certa serenità, non credi?
Parlando seriamente, la voce umana non è un mero mezzo di comunicazione superficiale, ma è qualcosa di profondo, personale, soggettivo, viscerale. Quando ascolti una voce, nella tua mente nasce un'aspettativa irrazionale di pancia. Nasce prima che dal significato delle parole. Nasce dalle vibrazioni che suscita in te la persona che ti sta parlando, perché anche se non eri presente quando l'audio è stato registrato, ora sta parlando a te. Averla sentita in altri contesti, quella voce, aiuta a renderla più efficace. L'ascolto risveglia una aspettativa sopita. Riprovare magari l'emozione di un momento da una scena di un film, un programma alla radio, una canzone, una poesia o un libro narrato, un'emozione che ritorna in un contesto alieno e può essere positiva o negativa, ma sempre un'emozione rimane, perché la voce è un'energia molto potente destinata alle emozioni. Sono 100 euro. Grazie. L'imperfezione come un portale. Uso parole non mie. Dare voce a un testo non significa farsi trasparente. Significa creare un intervallo dove la tua storia... Porca puttana. Uso parole non mie. Dare voce a un testo non significa farsi trasparente, significa creare un intervallo... Adesso mi messo anche il catarro, benissimo. L'imperfezione come un portale. Uso parole non mie. Dare voce a un testo non significa farsi trasparente, significa creare un intervallo dove la tua storia vibra con la sua senza annullarsi. L'aspettativa nasce in quell'intervallo perché l'ascoltatore avverte la convergenza di due mondi, non un travestimento perfetto. Il nostro ascoltatore non sta cercando solo la perfezione tecnica, o forse nemmeno la vuole, cerca invece una risonanza. La sente nella pancia. Noi umani siamo imperfetti nel profondo. Nemmeno una voce clonata è perfetta, ma la sua imperfezione è superficiale, come la foto di un frammento della persona che l'ha realizzata, ma clonata in un istante sottile come carta velina. L'umano invece, l'umano è su 1000 strati, è profondamente imperfetto e sfaccettato, ferito e ricucito, mai uguale. La cicatrice della ferita che ogni umano ha è quel momento in cui il tempo si ferma mentre la mente accende echi emotivi. La cicatrice, segno della resistenza umana, risuona, racconta e unisce attraverso la condivisione della passione, del dolore, della felicità e della rinascita che avviene di continuo. Quella cicatrice avvicina o spaventa, crea empatia o antipatia, che poi è la reazione alla paura. No, non possiamo piacere a tutti, ma possiamo elevare la nostra umanità, aprendo con l'imperfezione il portale al nostro universo di voce umana e bellissima, come una distesa di stelle in uno sciame di distruzione cosmica. Ah, che fottuti incasinati siamo! Infine, il nostro ascoltatore cerca anche soluzioni, facili possibilmente. Oppure un eroe risolutore che porti con sé tutta quella cazzo di emozione, la sua cicatrice, con un audio che l'ascoltatore possa mettere là dove serve, aggiungere alla musica e alle immagini quell'oggetto sacro, trascinandolo col mouse per poi condividerlo col mondo e sperare che il mondo risponda con un like e magari compri pure qualcosa, così che il nostro adepto possa fare l'offerta nell'Olimpo e pagarci la sacra fattura. L'emozione non ha voce, cantavano due delle più belle voci del pop italiano. Che bugia! L'emozione è nella voce. L'emozione, un momento traente o una spinta, un'energia che attiva un moto di cambiamento, anche solo momentaneo. Parlare alla mente... no. Portare alla mente sentimenti basilari come l'appetito, la rabbia, l'amore, inserire nuove idee. Allora, rifacciamo. Cazzo, che palle.
L'emozione non ha voce, cantavano due delle più belle voci del pop italiano. Che bugia! L'emozione è nella voce. L'emozione, un momento traente o una spinta, un'energia che attiva un moto di cambiamento, anche solo momentaneo. Portare alla mente sentimenti basilari come l'appetito, la rabbia, l'amore, inserire nuove idee, cambiare il punto di vista e offrire nuovi orizzonti. Ah, l'ho sbagliato perché ho questa rottura di cazzo, vado. L'emozione non ha voce, cantavano due delle più belle voci del pop italiano. Ah, che bugia! L'emozione è nella voce. L'emozione, un momento traente o una spinta, una energia che attiva un moto di cambiamento, anche solo momentaneo. Portare alla mente sentimenti basilari come l'appetito, la rabbia, l'amore, inserire nuove idee, cambiare il punto di vista e offrire nuovi orizzonti o aggiornare con nuove informazioni. È una spinta emozionale. Spot, audiolibri, e-learning, podcast, sono tutte energie che vengono alimentate dal testo, messe in movimento dalla voce, accettate o meno dalla mente, ed è qui che avviene la magia. Nella mente che riceve queste onde emozionali. Sebbene le emozioni di base, gli archetipi, siano sempre quelli, la società evolve in consapevolezza, mentre le figure che prima abitavano gli archetipi hanno perduto sostanza e credibilità, e il loro spazio viene occupato da figure più credibili per il tempo corrente. Non è più il teatro vecchio stampo, ormai una macchietta. Non è più la voce plastica, ormai un guscio vuoto. La voce di oggi è viva. È una voce che parla la tua lingua, che legge e esprime i tuoi sentimenti, anche se padroneggia il suono, anche se ti sembra uscire da un film. Non la senti distante perché parla a te direttamente. Non cerca ammirazione, non se ne sta distante. È seduta lì di fianco a te, condivide la sua passione e ti tiene il posto se ti allontani. Ti aspetta, non ti giudica, non ti insegna, racconta, ma se tu volessi parlargli, hai la sensazione che ti ascolterebbe. L'umano perfetto, la voce di plastica, quella senza un graffio, senza esitazioni, ma ha davvero perduto il suo fascino? Cresciuta come un parassita negli anni '80, dove tutto diventava levigato e artificiale, ha perso vigore mano a mano che quella superficie di vernice patinata dimostrava di essere vuota dentro. La voce plastica era un riflesso dei tempi che sono cambiati. Il vecchio trombone si è dovuto adeguare per diventare il nuovo trombone. Legarsi all'albero maestro o tuffarsi tra i flutti? Persino tra i sintetici si sta creando una divisione più netta tra professionisti e dilettanti. Chi ha nozioni professionali e tecniche rende il proprio clone preferibile e gli altri restano come riempitivo, come il fondo del fiume, i ciottoli. Perché l'AI è democratica, offre a tutti lo stesso accesso, ma la gente non è mai stata democratica e bastona a sangue chi non gli corrisponde. Così sente nei professionisti clonati quella maggiore aderenza, li sceglie e li preferisce in larga misura, usati a discapito dei dilettanti perché a parità di costo e di impegno anche nel sintetico la bellezza paga. La statua in plastica di un dio dell'Olimpo appaga comunque. E mentre il mondo cambia, le AI con le voci sintetiche e coi testi e i video generati diventano l'acqua che ci sta tutto intorno. Acqua alta, agitata dalla tecnologia, salata e così abbondante da diventare un prodotto, di scarso valore, di cui ti accorgeresti solo se non ci fosse più. Ma l'abbondanza ne abbassa la quotazione. Se in spiaggia ti volessero vendere una bottiglia d'acqua salata, e non la compreresti di certo, ma se fosse una bottiglia d'acqua dolce e fresca? Allora, questa qui la rifarei perché... Ah, no, proprio ho sbagliato. Mi serve da bere. Ho sete, a proposito di acqua, ho sete. Ho proprio tanta sete.
lo sai che tornerò. Cazzo. Mhm. Allora, legarsi all'albero maestro o tuffarsi tra i flutti? Persino tra i sintetici si sta creando una divisione più netta tra professionisti e dilettanti. Chi ha nozioni professionali e tecniche rende il proprio clone preferibile e gli altri restano come riempitivo, come il fondo del fiume, ciottoli. Perché l'AI è democratica, offre a tutti lo stesso accesso. Ma la gente non è mai stata democratica e bastona a sangue chi... Legarsi all'albero maestro o tuffarsi tra i flutti? Persino tra i sintetici si sta creando una divisione più netta tra professionisti e dilettanti. Chi ha nozioni professionali e tecniche rende il proprio clone preferibile e gli altri restano come riempitivo, come il fondo del fiume, ciottoli. Perché l'AI è democratica, offre a tutti lo stesso accesso, ma la gente non è mai stata democratica e bastona a sangue chi non gli corrisponde. Così sente nei professionisti clonati quella maggiore aderenza. Li sceglie e li preferisce in larga misura, usati a discapito dei dilettanti perché a parità di costo e di impegno anche nel sintetico la bellezza paga. La statua in plastica di un dio dell'Olimpo appaga comunque. E mentre il mondo cambia, le AI con le voci sintetiche, coi testi e i video generati diventano l'acqua che ci sta tutto intorno. Acqua alta agitata dalla tecnologia, così abbondante da diventare un prodotto di scarso valore, di cui ti accorgeresti solo se non ci fosse più, ma l'abbondanza ne abbassa la quotazione. Se in spiaggia ti vendessero... Se in spiaggia ti volessero vendere una bottiglia d'acqua salata, ma non la compreresti di certo. Ma se fosse una bottiglia d'acqua dolce e fresca, la pagheresti come un prosecco. Se avesse le bollicine, poi ancora meglio. Questa potrebbe essere la differenza percepita tra le prossime voci umane dell'Olimpo e quelle della marea oscura dei sintetici. Allora? Ti piace questa definizione? Acqua dolce come nettare degli dei sotto il sole infuocato. Sono 100 euro, grazie. Se tutti sono dei, nessuno è un dio. Detto in altre parole, il voiceover sta cambiando radicalmente. Da un'attività che stavano svolgendo tutti grazie a tecnologia di registrazione abbordabile ad un mestiere che potranno fare solo coloro che... devo rifarla questa, cazzo! Non ricordavo più il passaggio. Se tutti sono dei, nessuno è un dio. Detto in altre parole, il voiceover sta cambiando radicalmente da un'attività che stavano svolgendo tutti grazie a tecnologia di registrazione abbordabile ad un mestiere che potranno fare solo coloro che sapranno adeguarsi alla nuova forma dell'universo che stiamo abitando, che si distaccheranno dal vendere file audio e cominceranno ad offrire un servizio più umano. Offrire un servizio. Perché l'ho scritto? Cioè, tu scrivi una parola così, poi è difficile da dire e dopo ci fai anche delle figure di merda. Se tutti sono dei, nessuno è un dio. Detto in altre parole, il voiceover sta cambiando radicalmente da un'attività che stavano svolgendo tutti grazie a tecnologia di registrazione abbordabile ad un mestiere che potranno fare solo coloro che sapranno adeguarsi alla nuova forma dell'universo che stiamo abitando, che si distaccheranno dal vendere file audio e cominceranno ad offrire un servizio più umano e più divino. L'hai sbagliata per la seconda volta, cazzo. Offrire è offrire un servizio più umano o più divino. Se tutti sono dei, nessuno è un dio.
Se tutti sono dei, nessuno è un dio. Detto in altre parole, il voiceover sta cambiando radicalmente, da un'attività che stavano svolgendo tutti grazie a tecnologie di registrazione abbordabili, ad un mestiere che potranno fare solo coloro che sapranno adeguarsi alla nuova forma. No, lo sto facendo di merda, ho bisogno di respirare un po' di aria fresca. Porca troia, non c'è più aria qua dentro. E lei non c'è più aria qua dentro. Se tutti sono dei, nessuno è un dio. Detto in altre parole, il voiceover sta cambiando radicalmente. Da un'attività che stavano svolgendo tutti grazie a tecnologie di registrazione abbordabili, ad un mestiere che potranno fare solo coloro che sapranno adeguarsi alla nuova forma dell'universo che stiamo abitando, che si distaccheranno dal vendere file audio e cominceranno ad offrire un servizio più umano o più divino, che si prenderanno a cuore l'incontro con gli altri viandanti e si presteranno a narrare le loro storie senza l'intento del solo compenso monetario. Lo rifaccio, eh? Se tutti sono dei, nessuno è un dio. Detto in altre parole, il voiceover sta cambiando radicalmente, da un'attività che stavano svolgendo tutti grazie a tecnologia di registrazione abbordabile, ad un mestiere che potranno fare solo coloro che sapranno adeguarsi alla nuova forma dell'universo che stiamo abitando, che si distaccheranno dal vendere file audio e cominceranno ad offrire un servizio più umano o più divino, che si prenderanno a cuore l'incontro con gli altri viandanti e si presteranno a narrare le loro storie senza l'intento del solo compenso monetario. Gli dei non fanno miracoli per te in cambio di monete. Lo fanno perché ti prendono a cuore. Tu pagherai perché non puoi offrire loro offrire loro altro che i tuoi sacrifici. Ti piace? Sono 100 euro. Cazzo! Non riesco a fare la parola offrire. Non riesco a dire la parola offrire, ma ti sembra una cosa normale? Cazzo! Detto in altre parole, offrire. Sì, tecnicamente da sistemare. Bah, vaffanculo. Se tutti sono dei, nessuno è un dio. Detto in altre parole, il voiceover sta cambiando radicalmente. Da un'attività che stavano svolgendo tutti grazie a tecnologia di registrazione abbordabile, ad un mestiere che potranno fare solo coloro che sapranno adeguarsi alla nuova forma dell'universo che stiamo abitando, che si distaccheranno dal vendere file audio e cominceranno ad offrire un servizio più umano o più divino, che si prenderanno a cuore l'incontro con gli altri viandanti e si presteranno a narrare le loro storie senza l'intento del solo compenso monetario. Gli dei non fanno miracoli per te in cambio di monete. Lo fanno perché ti prendono a cuore. Tu pagherai perché non puoi offrire altro che i tuoi sacrifici. Sì. Ti piace? Sono 100 euro. Evolvere per rinascere. Facciamolo diverso. Evolvere per rinascere. I nuovi talenti dovranno ampliare le loro capacità tecniche, tecnologiche, artistiche e umane per imparare ad accogliere e ad essere accolti, ad ascoltare per poter comunicare. Dovranno diventare fantastiche figure ricche di bellezza e verità, aperte e coraggiose, con una valigia di trucchi e attrezzi per risolvere ogni situazione. Degli dei, appunto, saranno una elite che si eleva dal caos generato dai sintetici per parlare in maniera umana e avranno un valore inestimabile come un cantante, come un musicista. La dicitura voice artist assumerà un significato. Ma per salire su questa zattera in questo mare in tempesta e raggiungere l'Olimpo occorre coraggio, determinazione, passione e fortuna di non cadere durante la traversata.
Nel frattempo, i servizi di voce sintetica saranno sempre più espansi. Ogni cosa parlerà in maniera accettabile da essere usata dai servizi della gleba che producono contenuti per i social, che vi si arricchiscono i contenuti. Sono i social, no? Nel frattempo, i servizi di voce sintetica saranno sempre più espansi. Ogni cosa parlerà in maniera accettabile da essere usata dai servi della gleba che producono contenuti per i social, che vi si arricchiscono sopra, comandando con le loro regole della community che nessuno ha mai incontrato. La community e neanche capito le regole. E per le regole della quantità diminuiranno gli dei dell'Olimpo e aumenteranno i sintetici. Immagine apocrifa degli dei della voce. Questo eccesso di produzione però rischia di saturare il mercato, rendendo il valore del singolo contenuto sempre più irrisorio, quasi pollina dispersa nell'abbondanza dei server. Il mercato dopo la tempesta. L'impatto economico sarà rilevante, perché è inutile nasconderlo. Anche sull'Olimpo i prezzi sono calati. La presenza di tante alternative, la via di fuga verso il buon abbastanza, va bene un semidio purché non costi troppo, e il già noto mercato dei casting a ribasso hanno abbassato il valore medio. Quel contrattare da strada è salito fino al tempio. Oggi solo a pochi è concesso il lusso dei prezzi pieni. Ma quei pochi non hanno eredi. A tutto questo si aggiunge la tecnologia, che ha allargato ancora di più la distanza tra il vecchio sistema e il presente. Sono usciti di scena i vecchi dei che reggevano listini esclusivi, spesso tarati solo sulle loro figure, irriproducibili per la maggior parte dei professionisti. Ora la tecnologia riduce anche il costo di riferimento. Devo rifare a tutto questo si aggiunge, ripartiamo da lì. A tutto questo si aggiunge la tecnologia che ha allargato ancora di più la distanza tra il vecchio sistema e il presente. Sono usciti di scena i vecchi dei che reggevano listini esclusivi, spesso tarati sulle loro figure, irriproducibili per la maggior parte dei professionisti. Ora la tecnologia riduce anche il costo di riferimento. Stanno già cadendo anche i costi degli spazi di pubblicazione e l'intero sistema, tutto l'ecosistema ne risente a catena. Quanti oggi ti presentano ancora un piano media? Sì, ma quanti oggi ti presentano ancora un piano media per la propria campagna? E quanti invece vogliono solo un audio da usare liberamente senza spiegazioni, pagando? Ma non troppo. Sono 100 euro, grazie. Visione del futuro tra contrazione e nicchie d'autore. Ma la verità probabilmente sta nel mezzo. A breve termine, 2-5 anni, continuerà la contrazione del mercato per ragioni principalmente economiche e di formato. A lungo termine, 5-10 anni, potrebbe emergere un mercato di nicchia premium per voci d'autore, ma sarà significativamente più piccolo del mercato pre-2020. Basteranno variabili al momento indefinibili per cambiare ulteriormente tutto. Un social che cambia la lunghezza dei suoi video, una tecnologia rivoluzionaria, come è stata la radio o la TV, un evento talmente intenso da capovolgere le abitudini, ed ecco che la nostra visione va in 1000 pezzi. Tornando al presente prossimo. E le nuove leve? Le voci professionali del futuro, gli speaker e i doppiatori di nuova generazione saranno i figli degli dei del mondo della voce di oggi che nasceranno dai corsi. Lo devo rifare. Sto dicendo esattamente chi sono. Tornando al presente prossimo. E le nuove leve? Le voci professionali del futuro, gli speaker e i doppiatori di nuova generazione? No, è proprio sbagliato, Tornando al presente prossimo. E le nuove leve? Le voci professionali del futuro, gli speaker e i doppiatori di nuova generazione saranno i figli degli dei del mondo della voce di oggi. Nasceranno dai corsi per narrare, dalle scuole di doppiaggio, perché non ci sarà spazio per crescere da soli allo stato brado.
Ogni nuovo talento dovrà avere un dio che lo cresce, benedice, forgia, il che porterà anche a tanti piccoli dei riconoscibili. Piccole fotocopie, ma in molti sapranno emergere per la loro unicità e personalità. Non di meno, data la complessità tecnica del mercato, sarà necessario coprire non solo il lato artistico, ma pure quello tecnico, perché per certe produzioni sarà necessario avere capacità da fonico e editor. Oppure nasceranno figure capaci di rendere professionale anche un file ripreso dallo smartphone e renderlo adatto agli esigenti produttori di audio professionale. Magari non serviranno nemmeno i Neumann. I nuovi fonici saranno alchimisti digitali che mescolano preset e filtri per imitare il calore analogico. Oh sì! E il paradosso? Più la tecnologia abbassa le barriere, più il mercato chiederà autenticità lo-fi. Il brusio di un iPhone diventerà un trend estetico come il vinile nell'era dello streaming. Vabbè, ma questa forse è ancora fantascienza. E poi le nuove leve potrebbero non uscire più nemmeno da quelle scuole. Potrebbe affermarsi un nuovo modo, nuovi stili, magari attraverso gli intrattenitori dei social, i servi della gleba che creano non solo i contenuti, ma anche gli stili. E in parte accade già. E questo spezzerebbe l'Olimpo 2.0, probabilmente già debole per la scomparsa delle deità principali. Infatti il regno dei figli dei re non sempre è forte come il precedente. I server pieni di merce. Saranno sempre di più i professionisti sintetici, perché in tanti cadranno dalla zattera se non avranno la forza di legarsi all'albero maestro o se moriranno di sete. Anche gli dei possono morire, quindi farsi clonare. I server pieni di merce. Saranno sempre di più i professionisti sintetici, perché in tanti cadranno dalla zattera se non avranno la forza di legarsi all'albero maestro o se moriranno di sete. Anche gli dei possono morire. Quindi farsi clonare potrebbe essere una via per la sopravvivenza, guadagnare col clone. Al netto dei possibili cambiamenti culturali, la qualità sarà sempre ricercata e quelli bravi alla fine sanno clonare la bravura anche nei limiti di un sintetico. Ma essendo in tanti, la torta sintetica darà fette più piccole. Non solo, l'abbondanza di materia prima abbassa il valore per unità, come già accaduto con l'esplosione dei server P2P. Anche i sintetici potrebbero cadere vittima dell'abbondanza. Se sono tutti bravi, chi è quello davvero bravo? Ci vorrà tempo. Qualche anno, se non cambiano le cose. Però le cose cambiano in fretta, o forse sono già cambiate. Ti è piaciuto? 100 euro. Ma come no? Dai, ok, facciamo 50 e la chiudiamo qui, eh?